Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Amici, abbiamo portato Sharky all'interno del capannone della V-Glass e il ragazzo sta terminando il lavoro. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il cristallo, il nostro cristallo, perché vi ricordo che abbiamo un camper bus dell'86 e non è facile da trovare. Però il titolare William ci ha detto: se volete, se avete la possibilità, se volete, io il cristallo ve lo posso anche realizzare. Il problema è che dovremmo lasciare il camper per 2 mesi e quindi, perché devono fare appunto lo stampo, insomma non è facile, non è semplice. A questo punto allora ci ha dato l'alternativa, ci ha rigenerato completamente la guarnizione e ci ha sigillato le sassate sul vetro che abbiamo preso. Adesso vi faccio spiegare bene dal ragazzo all'interno il lavoro che ha fatto. Se avete bisogno di un vetro particolare o di una riparazione particolare della rigenerazione del vetro, venite a V-Glass a Fiorenzuola oppure a Piacenza, se non ricordo mai. Comunque vi metto tutto nella descrizione. Ciao, salve, mi chiamo Juan Carlos. Juan Carlos, e lavori per la V-Glass? Lavoro per la V-Glass per Penisola Larga. Ok, ci spieghi un attimino i lavori che hai fatto questa mattina? Sì, certo. Allora, io ho fatto 3 riparazioni a Farabrezza e in più abbiamo fatto una sigillatura sia interna che esterna per evitare che entri l'acqua. Quindi diciamo che hai rigenerato la guarnizione. Okay. Sia interno tra vetro e guarnizione e tra vetro e sporca. E questo serve per chi come noi, che ha i camper vecchi, i mezzi vecchi, non riesce a trovare il vetro. Certo. È una soluzione, sì, per evitare che entri acqua. Entri acqua, perfetto. Sì. Grazie Juan Carlos. A lei. Grazie. Ragazzi, ci siamo dovuti fermare in una stazione di benzina perché il tergicristalli praticamente hanno iniziato a sbattere forte contro questa parte una volta che scendevano. Adesso Marco sta cercando di riparare il danno, giusto per arrivare a casa. Poi vedremo di cambiare tutto il sistema se sarà necessario. Aspetta, proviamo a... No. Un attimo, sì, spento. Ok. Poverino, è tutto bagnato. Io capisco che lui debba fare i lavori, però non è che ci pensa a allacciarsi l'impermeabile, no, così poi mette l'impermeabile ma non serve a niente, perché si bagna. Le chiavi, amore, lasciate là, il set. Madonna santa, ragazzi, cioè lasciava il set di chiavi. No, veramente non ho parole. Aspetta che vado a prenderti una salvietta adesso. Metti dentro tutto qua. Sbatte un pochino, ma non come prima. Fa un po' di rumore. Scusate. Felicini, buongiorno. Ci vuoi fare una partita a carte? Sto verniciando i cerchi, Felicini. Sto utilizzando le carte per verniciarli. Allora, la parte di là l'ho già fatta e adesso sto riutilizzando le carte e cerco di riutilizzare anche lo scotch per non buttare via. Allora, vediamo. Non so se resta attaccato, Sì, resta. Una volta. Quello che riesco a utilizzare utilizzo, Una carta alla volta. Non buttare via niente qua, Vabbè, hai trovato il metodo giusto, dai. Il metodo, prima ho un po' tribulato, però alla fine ho trovato il metodo. Basta avere un po' di pazienza. Sai come si dice? Sai qual è il detto? Felicini, sapete qual è il detto? Con la calma e la pazienza ne hanno fatto il buco a uno che era senza. Al buco sapete dove.
Ci mancavano queste due perle di saggezza. Finito di mettere le carte sul cerchio, sono riuscito quasi a riutilizzarle tutte. Ho utilizzato delle vecchie carte che avevamo in giro, sinceramente me le ha date i miei genitori e avevano su in cascina e non le utilizzavano più, ho utilizzato queste. 30 anni avevamo queste carte, erano vintage. Esatto, le ho riciclate. Dato che il cerchio era molto stretto aderente alla gomma, non riuscivo a infilare dentro le carte, cosa ho fatto? Ho bombato tutte le carte e le ho fissate sulla gomma con lo scotch di carta. Come prima cosa cosa ho fatto? Ho carteggiato tutto il cerchio, poi l'ho passato con la diluente nitro, ho messo le carte sul cerchio, adesso andrò a mettere il primer per carrozzeria che è di colore grigio. Una volta messo il primer andrò a colorare il cerchio come lo voglio colorare io, di nero, ok? Una volta asciutto? Una volta asciutto, esatto. Ok. No, quando è bagnato. Io ho comprato questo primer alla CR Color di Erba. Quando l'ho comprato il signore mi ha detto fai il giro del camper, il primer è già asciutto. Io non pensavo scherzasse, invece veramente così. Fai il giro del camper, è asciutto veramente. Allora, quindi passiamo il primer. Vi consiglio di stare sempre a una distanza di 10 cm e eventualmente di ripassarlo in un secondo momento, non continuare a spruzzare che poi si formano le gocce e restano gli strati inutili, ok? Quindi diamo una passata veloce, a giro, ovviamente prima di utilizzarlo va tutto per bene, Guardate un po' come aderisce bene, come si spalma bene sul cerchio. Veramente? Fantastico, eh? È un ottimo prodotto, veramente. Quindi praticamente utilizzerò una bomboletta per 4 cerchi e forse ne avanza ancora. Guardate sempre bene dappertutto perché c'è sempre qualche parte che non si passa. Amici, sono passati esattamente 5 minuti. Allo scattare del secondo minuto il primer era già asciutto, però ho preferito aspettare ancora 3 minuti. Cioè, guardate un po', cioè allucinante, asciuga subito, immediatamente, Super rapido. super rapido. Adesso passiamo con lo spray acrilico, rapida essiccazione, 100% acrilico, colore nero opaco. Intanto vi intrattengo in tutta la mia bellezza d'estate, maniche corte, con il cappello di lana perché mi fanno male le orecchie. Otite. Sono proprio inguardabile, ragazzi. Vabbè, dai, passo al direttore qua. Il tempo di bere un bicchiere di acqua? Sarà asciutto? Andiamo a vedere. Ah, già asciutto. Dici? Ci sono anche un pochino di venticello, si è alzato adesso. Sì. Premetto che per fare un lavoro fatto bene, ottimale, avrei dovuto smontare la gomma dal cerchio, avrei dovuto portare il cerchio a sabbiare e poi verniciarlo, però questo comportava altri costi e sinceramente per come è venuto mi va bene così. Sì, anche a me piace. Non abbiamo un camper di lusso che deve essere stra preciso, anzi sinceramente le cose stra precise non mi piacciono. Adesso vi porto a vedere il risultato dell'altro cerchio che ha fatto Stamattina. poco fa. Sì, infatti, andiamo a vedere. Ecco qua. No, c'è la luce. Non so se lo vedete bene, se mai dopo vi rifaccio Sì, si vede. il video dell'altro. Comunque ci piace, eh. Sì. Bello. Mi gusta. Secondo me sei stato bravo. Questo sta a significare che se uno appena ha un po' di manualità riesce comunque a fare i lavoretti, dai, non necessita sempre andare da un professionista per fare i lavori, certi lavori, non tutti ovviamente. Questo non è il lavoro che mette in pericolo la sicurezza del camper, quindi si può anche fare tranquillamente, con tutta calma. Magari trovate una giornata senza vento, sarebbe meglio perché dopo si attacca tutta la polvere. E sono riuscito giusto in tempo adesso perché sta arrivando un po' di venticello, quindi il tempo che me lo asciuga.
Ok? Bombazza tanta roba. Felicini, buongiorno! Oggi facciamo l'upgrade Oggi facciamo l'upgrade al tavolo. La Sara mi corregge sempre perché sbaglio a dire upgrade. Vabbè. Messe parole qua in inglesi americane mi fanno girare i maroni. E allora diciamo verità e oggi proponiamo una modifica. Va bene. Ma perché modifichiamo il tavolo? Modifichiamo il tavolo perché faremo con il nostro amico Roberto una grandissima batteria al litio ferrofosfato e quindi abbiamo bisogno di modificare il sotto del tavolo, essendo che poi la gamba del tavolo non ci starà più, dovremo fare il tavolo sospeso. Quindi adesso è così, andrò a togliere questo pezzo di gamba, quindi la gamba arriverà solo fino qua, questo pezzo lo farò chiudere al tavolo e qua gli metterò un legno che andrà a incastrarsi poi nell'altro legno fissato sulla parete. Poi vi farò vedere il sistema com'è, perché la batteria arriverà fino a qua, 1,40 m di batteria. Seguiteci che vedrete delle belle. Siamo qui a Merone, in provincia di Como, siamo venuti dal nostro amico Alessio, la sua azienda si chiama LD Sistemi. Alessio è quello che ci ha sistemato, è quello che ci ha fatto i serramenti del camper. Ogni volta che abbiamo bisogno viene sempre da lui, sempre disponibilissimo. È arrivato Alessandro, che è il figlio di Alessio, che sta prendendo le misure con Marco e facendo uno schizzettino per vedere. È l'erede di Alessio. Allora, poi vedete, 2 da 25, giusto? Sì, sono 2 pezzi da 25. Il pezzo invece qua che va fissato alla parete è un pezzo lungo 830. Cosa facciamo? 80 abbastanza? Sì, per fare. Va bene. Poi Per 80, sì, infatti. Ok, per 80. 80 totale, 80 totale. se facciamo 100 facciamo 50 questo, Sì, 50 va bene, questo. 100. Allora questo rimane 50. Praticamente va dentro 50. Giusto? Ok. Io faccio 50 e facciamo 45 gradi, dipende da quanto lo facciamo spesso. Spesso 30 può anche bastare, no? Abbastanza 30? Sì. Con 45 gradi riesce a farlo? Lì che materiale è quello lì? Questo È qua legno? è multistrato marino, Spesso? spesso 1 centimetro. Sì, da 30 può Va bene. bastare, sì. Tanto si vede. Sì, no, non è che c'è, al massimo appoggi sulle le braccia e 2 bottiglie sul tavolo. Sì, 30 base, poi è lungo 80 cm. Ok, va bene. Per così facciamo 25, arriva fino qua. Sì, meglio un po' di più di qua perché arriva fino qua. Sì, arriva fino qua, giusto? Ok, allora 25. Ma poi come fa a scorrere, scusa, su? C'è una guida o qualcosa, come fa a scorrere su lì? Appoggi su lì e scorri così. Ma come fa a scorrere il legno contro così? Scorre, non c'è Capito? bisogno di Alzi un... appena appena, non è che c'è sotto le rotelle, si alza appena appena, scorre avanti e indietro. Al massimo in testa di questo di qui Sì, mettiamo un pezzettino, facciamo a 45, poi mettiamo un pezzettino per chiuderlo a 45. per non farlo. Esatto, perché sì. sennò poi. Sì. Ah, bravo, se no va a finire avanti. Praticamente la parte finale me la fai chiusa. Ok, va bene. Giusto. Va bene, bellissimo. Sono inchiodi. Sì, no, cioè. Mi trovo il tavolo della schiena. Allora ragazzi, nel frattempo che aspettiamo Alessio che ci prepara i pezzi, andremo poi stasera a ritirarli. Alessandro ci prepara. Alessandro, vabbè. Anzi, ci prepara adesso, sì. Vedi? Sì. Quindi siamo tornati in postazione, Marco vuole smontare i tergicristalli. Ovviamente essendo la nostra casetta del 1986 e ha bisogno di coccole e di riparazione, di manutenzione, abbiamo ordinato il tandem nuovo dei tergicristalli, cambiamo tutto perché ci dà un problema. Cos'è sto tandem? Magari non sanno tutti cos'è il tandem. Io pensavo fosse la bicicletta. È tutto il blocco del tergicristallo, comprende, adesso lo faccio vedere. Questo è il tandem, questo e questo col motorino. Abbiamo preso tutto completo, nuovo, e andiamo a cambiare tutto questo blocco. È quello che gli fa fare il movimento del tergicristalli, si chiama tandem. Abbiamo cambiato tutto, cioè ho comprato il tandem nuovo e adesso smonto quello vecchio e rimonto quello nuovo. Mi sa che dovremo fare delle modifiche. Che tra l'altro hai fatto fatica anche a trovare questo tandem, Sì, giusto? perché il nostro è un 4910 restyling portato a 3510. L'abbiamo appena scoperto, Sì. Quindi dovrò sicuramente fare una modifica al tandem nuovo, guarda. Sicuramente dovrò tagliare il tandem a metà, accorciarlo e saldarlo come questo. Perché Ma c'è anche una questo è distanza. saldato? Sì, anche questo guarda. Vedi. Ma vedi te. Quindi procediamo col tandem.
E quindi nel frattempo che... Aspettiamo adesso che ci fa il pezzo del tavolo. Ok. Smonto questo. Smonti i cerchi di cristalli, poi cosa fai? Ricarteggi le vernici, giusto? Ciao, siamo Marco e Sara. Col nostro camper non c'è strada amara. 86, il va specchio ma forte. Apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra casa, su ruote lo sai. Ogni nuovo giorno, un po' di magia dai. 86 ignote, dai mari ai monti. Nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà. Viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa, su ruote lo sai. Ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti. Nella nostra casa, sempre insieme pronti.